L'azienda è stata rilevata fine anni 70, inizio anni 80 dalla mia famiglia con fondi e mezzi propri, quindi di famiglia. Fino a inizio anni 90 l'azienda è stata gestita da un mio zio, era un cognato di mio padre, ma in realtà è stata con il mio arrivo in azienda, quindi dal 92, che l'azienda si è sviluppata verso i mercati esteri e siamo partiti anche con il progetto delle edizioni limitate, quindi ci siamo rivolti al mercato del lusso. Ovviamente all'epoca sono stati necessari altri investimenti e anche in quel caso l'azienda, la famiglia, diciamo, in maniera autonoma ha provveduto a finanziare l'azienda. Nella storia aziendale c'è anche nel 2000 un avvenimento molto importante, che è la vendita dell'azienda da parte della mia famiglia a una multinazionale che era il gruppo Richemont. All'epoca si chiamava Vendôme. Richemont ancora oggi è proprietaria di marchi come Cartier, Montblanc nell'ambito delle penne, IWC, Panerai, insomma avrà una trentina di marchi di lusso. All'epoca aveva da poco rilevato il marchio Panerai negli orologi e quindi voleva aggiungere al proprio portafoglio dei marchi italiani. Quindi la mia famiglia decise nell'anno 2000 di vendere l'azienda completamente, quindi in toto, dopo 5 anni di corteggiamento da parte del gruppo Richemont ci siamo dedicati nel periodo in cui l'azienda era di proprietà di Richemont ad altre attività comunque di famiglia. Io personalmente sono rimasto qualche anno con il gruppo Richemont a fare il passaggio, diciamo, di consegna delle mie conoscenze al gruppo. Poi, a distanza di 9 anni, ci è stata offerta l'opportunità di riacquisire l'azienda. 2007-2008 sono stati anni molto difficili nel mondo del lusso, per il mondo del lusso, quindi il gruppo Richemont anche aveva risentito di un periodo di crisi e aveva pertanto deciso di dismettere alcuni dei propri marchi, tra cui Monte Grappa. Noi insomma eravamo abbastanza fortunati di aver mantenuto un rapporto di grande amicizia e di stima con i proprietari del gruppo, quindi si sono rivolti a noi come potenziali acquirenti, quindi abbiamo accolto con grande entusiasmo questa opportunità e infatti in giugno 2009 la mia famiglia ha riacquisito il brand. Tutto questo per dirvi che ovviamente nel 2009 lo scenario era diverso, riacquisire l'azienda non era esattamente un gioco da ragazzi, si parlava di cifre importanti e all'epoca eravamo solo io e mio padre a decidere di riacquisire l'azienda, quindi i miei fratelli e mia mamma, che inizialmente erano coinvolti nell'attività precedente, non volevano prendere parte a questa nuova avventura, quindi eravamo in sostanza 2 sui 5 soci a dover riacquisire l'azienda nella sua interezza. Quindi non avevamo tutto il capitale per poterlo fare, quindi ci siamo avvalsi anche di altri investitori esterni. Abbiamo pensato però all'epoca, perché rivolgersi a un investitore puramente finanziario? Cerchiamo di coinvolgere qualcuno che ci possa aiutare invece anche sotto l'aspetto del marketing e commerciale. E quindi avevamo delle relazioni importanti con dei personaggi famosi che comunque nel corso degli anni erano stati anche collezionisti dei nostri prodotti e con i quali si era sviluppata un'amicizia vera e propria. E quindi abbiamo contattato 2 di quelli più vicini al nostro mondo. Uno era Sylvester Stallone e l'altro era Jean Alesi, uno attore, movie star di Hollywood, l'altro pilota di Formula 1, insomma, della Ferrari, e abbiamo proposto a loro opportunità di acquisire delle quote di minoranza, quindi di portare capitale e di contribuire in qualche modo anche allo sviluppo futuro del brand. Con Stallone, quindi al di là del capitale, abbiamo chiesto a lui di diventare il brand ambassador dell'azienda e addirittura gli abbiamo proposto di sviluppare il design di una collezione di prodotti, una serie limitata che si chiama Chaos, che lui ha disegnato e che ha avuto un grandissimo successo poi di mercato. Con Jean Alesi invece è stata una presenza
più fisica, nel senso che mentre Stallone ha lavorato un po' dietro le quinte, Jean Alesi è stato presente personalmente a tutta una serie di eventi o di attività. Ovviamente ha facilitato anche i rapporti con altri personaggi nell'ambito della Formula 1, quindi presentato clienti, contatti che poi si sono rilevati utili anche a livello poi di comunicazione.